Vi siete mai chiesti perché gli italiani dicano cose come "ma che mi combini" invece di "ma che combini" o "mangia a mamma" invece di "mangia"? Ciao, io sono Graziana, la tua insegnante di italiano, e questo è il mio canale Lernamo per imparare l'italiano in modo divertente ed efficace. Grazie a questo video imparerete finalmente il dativo etico in italiano. Insomma, proprio quelle forme come "che mi combini", "mangia a mamma". Ecco come organizzeremo questo video. Prima di tutto vedremo cos'è effettivamente il dativo etico e da dove viene questo nome molto particolare. Poi ci occuperemo della struttura grammaticale, di come si forma. Analizzeremo tutti gli usi principali con tantissimi esempi pratici. E infine, come sempre, faremo un esercizio di ripasso. Allora, cominciamo subito con la definizione. Cos'è il dativo etico? Molto facile. È un pronome personale indiretto, mi, ti, ci, vi, che viene aggiunto a una frase non per indicare chi riceve l'azione, ma per esprimere la partecipazione emotiva di chi parla o di chi ascolta. Facciamo subito un esempio pratico. Ma che combini? Domanda neutra, informale, perché combinare vuol dire fare qualcosa di non veramente buono, come un guaio, ma è un verbo informale. In ogni caso, si tratta di una domanda neutra. Ma che combini? Come dire, ma che fai? Ma se io dico, ma che mi combini? Sto partecipando emotivamente alla domanda, sono coinvolta. Ma perché si chiama dativo e perché etico? Ve lo spiego subito. Il nome dativo viene dal latino. Qualcuno di voi conosce la grammatica latina? Nella grammatica latina, appunto, il dativo era uno dei casi. C'erano diversi casi e il dativo era il caso che veniva utilizzato per esprimere il complemento di termine, quello che risponde alla domanda a chi, a che cosa. In italiano, anche se non abbiamo più i casi latini, usiamo ancora questo nome, anche se è un po' formale, per indicare proprio i pronomi o i complementi che indicano a chi o per chi succede l'azione. Ma perché etico? Ebbene, etico viene dal greco etikos. Significa relativo al carattere, ai sentimenti, e infatti esprime proprio questo.
un coinvolgimento emotivo, affettivo, psicologico. Dunque, cosa fondamentale, non ha una funzione grammaticale vera e propria, ma una funzione emotiva. È come se aggiungessimo un pezzo di cuore alla frase. Tutto chiaro? Fin qui? Adesso passiamo alla struttura grammaticale. Come si forma il dativo etico? Si forma soprattutto con questi pronomi. Innanzitutto i pronomi personali indiretti di prima persona. Mi, ci, che sottolineano la partecipazione emotiva del parlante e quindi una sorta di valore affettivo nei confronti dell'interlocutore. Ad esempio, non mi sbagliare l'esame questa volta. Non mi sbagliare. Cioè, io tengo molto al fatto che tu non sbagli l'esame. Oppure, stacci bene, che significa noi, io e qualcun altro, teniamo a te. Speriamo che tu starai bene. Ti incoraggiamo a farlo. Già, vi ricordate quel famoso stammi bene italiano? Ecco l'origine. Significa io ci tengo a te e al tuo benessere. A proposito di tenerci, siete familiari con i verbi pronominali? Tenerci è uno di questi. Ve ne parlo nel dettaglio in uno dei video, in una delle 30 video lezioni del nostro corso dedicato proprio a tutti i verbi pronominali italiani. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. E l'accesso al corso è illimitato perché io volevo creare per voi una guida all'uso dei verbi pronominali. Ho realizzato 30 video lezioni su un paio di verbi o 3 verbi ciascuna. Poi ci sono altrettanti articoli dettagliati, più approfonditi, con più esempi. Ci sono anche gli esercizi automatici e potete scaricare un PDF della lezione completa quando avete terminato. Scoprite di più visitando questo link che vi ho lasciato anche in descrizione. Lo si può usare anche con i pronomi di seconda persona, sempre indiretti. Ti, vi. Quando chi parla vuole coinvolgere l'interlocutore e renderlo partecipe dell'azione, come se vi stesse prendendo parte attivamente. Qualche esempio? Stavo camminando e indovina chi ti incontro? Chi ti incontro? Tu non eri con me, ma quello che voglio comunicare è ti interesserà molto sapere chi ho incontrato. Oppure, tua madre vi arriva domani? Nel senso, tua madre arriva, magari dopo un viaggio, per te e la tua famiglia. Attenzione,
molto importante, non esistono le forme del dativo etico con i pronomi gli, le, loro. Si usano solo questi 4 pronomi: mi, ti, ci, vi. Per chi se lo stesse chiedendo, la posizione del pronome segue le normali regole dei pronomi atoni in italiano. Prima del verbo con i verbi coniugati. Che mi combini dopo il verbo e unito adesso con imperativo, infinito, gerundio. Mangiatemi tutto, eh? Non farmi sciocchezze. Studiandomi bene otterrai buoni risultati. Tutto chiaro? Fin qui? Ora vediamo come gli italiani usano questa struttura molto particolare. Innanzitutto, come potete già aver intuito, utilizziamo il dativo etico per esprimere preoccupazione o interesse affettivo. Questo è sicuramente l'uso più comune. Si usa proprio per mostrare che chi parla è emotivamente coinvolto nell'azione. Ad esempio, non mi prendere freddo. Una madre preoccupata per la salute del proprio figlio. Studiatemi bene per l'esame. Un professore che ci tiene ai suoi studenti e ai loro buoni risultati. Ripeto e sottolineo. In questi casi, chi parla non riceve l'azione. Se io dico non mi prendere freddo, non ricevo l'azione di prendere freddo. Chi parla sta solo esprimendo il proprio coinvolgimento emotivo. Ancora, secondo uso del dativo etico, per esprimere sorpresa o disapprovazione. Ad esempio, vado nella casa di qualcuno e questa persona ha creato qualcosa di sensazionale con il suo arredamento o ha comprato un pezzo d'arredamento molto particolare e io sono stupita, meravigliata e dico: e adesso cosa mi hai inventato? Sono scioccata, ma non ricevo l'azione. Oppure, mi è diventato un ribelle. Una mamma un po' stupita, ma che anche disapprova il cambiamento nel comportamento di suo figlio. Ancora, utilizziamo il dativo etico per enfatizzare un comando o una richiesta. Insomma, quando vogliamo rendere un imperativo più forte o più affettuoso. Non prendermi freddo, più enfatico del solo non prendere freddo. O statemi attenti in classe. Sì, parlo a voi. Statemi attenti e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto.
e lasciatemi un mi piace. Mi aiuta molto. Ancora, utilizziamo il dativo etico per esprimere fastidio, impazienza, irritazione. Non mi toccare niente. Io ho la mia organizzazione sulla scrivania, viene qualcuno e comincia a toccare tutto. Non mi toccare niente. O, che mi avete combinato? Quando la mamma torna a casa e vede che i figli hanno fatto qualcosa che non avrebbero dovuto fare. O ancora, non mi fate rumore, per favore. Sto cercando di studiare. Ma se vi ricordate, all'inizio del video ho menzionato una struttura un po' affettuosa, ancora più affettuosa di quello che abbiamo appena visto. E sto parlando di tutte quelle formule come a mamma, a nonna, a papà. Questa è una struttura molto tipica e molto dolce dell'italiano colloquiale che spesso confonde molti stranieri. Avrete sicuramente sentito per strada in Italia o in qualche film frasi come mangia nonna, dormi a mamma, studia papà, sta buono a nonno. Se io dico dormi a mamma, chi deve dormire? La mamma o il bambino? Il bambino. E quindi perché dire a mamma? Ebbene, con questa struttura vogliamo solo, ancora una volta, comunicare il nostro affetto. Se io dico dormi a mamma o mangia a nonna, sto dicendo fai questa azione per me, per rendere tua mamma o tua nonna felice. Quindi, per esempio, mangia a nonna significa mangia, rendi felice la nonna. O se dico dormi a mamma, significa dormi, fallo per la nonna. O studia a papà, significa studia così papà è felice. Cosa molto importante. Lo si usa solo se noi siamo la mamma, la nonna, il papà della persona a cui lo rivolgiamo. Se un bambino non è mio figlio e io voglio dirgli mangia per rendere felice tua mamma, non posso dire mangia a mamma. Ma se io sono la mamma del bambino, posso dirlo. Mangia a mamma. Devo dire, questa struttura in particolare si usa solo con i membri della propria famiglia e solo con l'imperativo. Quindi abbiamo il verbo all'imperativo, virgola, a più la relazione di famiglia che abbiamo con la persona a cui lo stiamo rivolgendo. Dormi a mamma, guarisci presto a nonna, sta attento a papà, finisci i compiti a zia, non piangere a nonno. Le avete mai sentite queste formule? Io tutto il tempo, tutti i membri della mia famiglia usavano queste formule con me. Devo dire, soprattutto questi membri che ho menzionato
negli esempi e quindi i nonni, i genitori, gli zii, insomma gli adulti. Non funziona davvero con sorelle, fratelli, cugini. Questa costruzione in particolare sembrerebbe essere più diffusa nel centro-sud Italia, ma per quanto riguarda il dativo etico tradizionale, questo è molto diffuso ovunque, da nord a sud. Ora, prima di concludere, cosa molto importante, mi raccomando, non confondete il dativo etico con gli altri pronomi che invece hanno un vero e proprio significato nella frase. Per esempio, non confondete il mi dativo etico con il complemento di termine. Mangiami la pasta. L'azione non è rivolta a me, solo sto esprimendo coinvolgimento emotivo. Dammi il libro. No, qui l'azione voglio che sia rivolta a me. Io voglio che tu dia a me fisicamente il libro. Come fare a distinguerli? In genere provate a togliere il pronome dalla frase. Se la frase funziona perfettamente, allora era un dativo etico. Ma se la frase vi suona incompleta, allora si tratta di un complemento di termine. Mangiami la pasta. Mangia la pasta. Perfetto. Ma dammi il libro. Dai il libro. Manca l'informazione principale. A chi? E ovviamente non confondete il dativo etico con il pronome riflessivo. Mi lavo le mani. Io lavo a me stessa le mani. Ma se una mamma vuole chiedere al proprio figlio di farlo e suonare comunque più affettuosa, può dire: mi raccomando, lavami le mani prima di mangiare, altrimenti niente cena. L'azione non è rivolta a se stessa, è solo un modo appunto di dare un comando a qualcun altro, ma più affettuosamente. So che state aspettando con ansia quell'esercizio di ripasso finale, è quasi arrivato. Prima solo un promemoria importante per ricordarvi quando non usare il dativo etico in italiano, nelle situazioni molto formali, nei testi scritti formali, quando si parla con persone che non si conoscono bene o a cui dobbiamo dare rispetto, quando la frase può diventare ambigua e quindi l'altra persona può confondere il dativo etico con un pronome vero e proprio. Non so, per esempio, anche una domanda come «Che mi hai fatto?» può allarmare il nostro interlocutore. Magari io voglio solo dire «Cosa hai combinato?» in senso scherzoso, ma l'altra persona può pensare di aver fatto a noi qualcosa e andare nel panico, come «Oddio, no, non ti ho fatto nulla». E invece ricordate che la costruzione a mamma, a nonna, a papà si può usare veramente solo in famiglia, solo se abbiamo quel
quella relazione familiare con la persona a cui lo stiamo rivolgendo. Bene, un altro promemoria importante per voi. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla nostra newsletter. Ogni settimana ricevete dei contenuti esclusivi gratuiti sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana. Ricevete anche una notifica quando pubblico un nuovo video e ricevete ogni settimana un episodio di una storia in base al vostro livello che selezionate al momento dell'iscrizione, una storia simpatica divisa in episodi con curiosità, approfondimenti grammaticali, esercizi di ripasso. E a proposito di esercizio e di ripasso, eccoci arrivati al nostro esercizio. Vi propongo 6 frasi. Dovete decidere se il pronome in queste frasi è un dativo etico oppure no. Mi hanno rubato il portafoglio. Non mi fare sciocchezze. Dormi a mamma. Studiatemi bene questa lezione, eh? Dai a nonna questi documenti. Mi sveglio sempre alle 7. Tra poco vediamo le soluzioni. Prima vi ricordo che se avete ancora dei dubbi sui verbi riflessivi che abbiamo menzionato prima, potete guardare il video dedicato proprio a loro, un bel approfondimento che vi lascio come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Mi raccomando, ci sono un po' di informazioni in questo video, no? Le potete ripassare tutte e anche trovare più esempi ed approfondimenti sul nostro sito web learnamo.com. Potete andare nella barra della ricerca e semplicemente cercare dativo etico e vi comparirà subito l'articolo con il video, gli approfondimenti, gli esempi, gli esercizi automatici e il podcast. Tutto gratis, E quindi potete scaricare la teoria, scaricare il podcast, ascoltarlo quando volete. Vediamo invece queste frasi. Mi hanno rubato il portafoglio. No, non è un dativo etico, è solo un complemento di termine. Io subisco l'azione. A me hanno rubato il portafoglio. Non mi fare sciocchezze. Dativo etico. Dormi a mamma. Ovviamente anche questo è un dativo etico ed è la forma più affettuosa. Studiatemi bene questa lezione. Anche questo è il dativo etico ed è quello che dico a voi. Studiatemi bene il dativo etico e cominciate a usarlo con i vostri amici italiani. Dai a nonna questi documenti. Complemento di termine. A nonna, in questo caso, la nonna è il destinatario dei documenti e quindi dell'azione. Mi sveglio sempre alle 7. Questo è un pronome riflessivo. Svegliarsi. Com'è andata? Avevate individuato tutti i dativi etici? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo di seguire Learnamo su tutti i social, lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se questo vi è piaciuto e vi è stato utile, e vi ricordo anche di andare in descrizione e dare un'occhiata al nostro corso sui verbi pronominali per imparare una volta per tutte cosa sono e soprattutto cosa significano e come si usano.
È un corso che davvero ha ricevuto molti commenti, molti messaggi positivi e mi fa molto piacere perché ci ho messo tutta me stessa, letteralmente. Con questo è tutto. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.